Alcuni miei ospiti delle live e anche degli operatori del settore che seguono Mr. Helmet hanno detto: ma basta fare contenuti per intellettuali, cose esotiche, ragionamenti difficili, fai qualcosa di semplice, di concreto, fai una guida della MotoGP 2026, cioè un contenuto per tutti. E io la faccio, ma a modo mio. Metterò Cosa pensa del 2026, un sistema complesso di analisi ibrido, che è quello che uso io per le analisi finanziarie, le proiezioni, eccetera, insieme alla mia opinione, cioè quello che penso io da solo. Quindi volete vedere una fotografia della griglia con una percentuale di possibilità di vittoria a gare e vittoria a campionato da parte dei piloti e delle factory? E io ve la do la fotografia. Dai. Ciao da Mr. Helmet, io lo so che siete tutti caldi, siamo tutti caldi e desiderosi di parlare del mercato del 2027, di cosa succederà, però prima c'è un'altra stagione da correre e qualcuno deve vincerla questa stagione. Io vi sbatto sul tavolo il 2026. Chi può vincere una gara? Chi può vincere il mondiale? Le factory come sono messe? E un po' tutte le percentuali, ok? Tanto poi è un contenuto a rischio e il rischio me lo prendo io perché dopo queste robe rimangono qua ed è facile andarle a pescare e vedere se qualcuno ha preso delle cantonate. L'ultima volta con Bagnaia, ovvero con la proiezione dei punti di Bagnaia, è finita bene, abbiamo praticamente indovinato, siamo andati vicinissimi. Con Marquez un po' male, ma perché ha avuto l'infortunio e non ha corso le ultime 10 gare. Vediamo come va quest'anno, ok? Allora, il primo classificato del 2025, li mettiamo così in ordine, è Marc Marquez, ok? Vincitore del campionato del mondo. Team Ducati Lenovo nel 2026, la Ducati Desmo 16 la sua moto, la GP quello che sarà. La possibilità di vincere una gara nel 2026 è dell'85%. E io sono d'accordo col sistema. È tanto, però vuol dire che è quasi impossibile che non vinca una gara. Insomma, voglio dire, è molto elevato come percentuale, però tenete conto che rivedendo quello che è successo l'anno scorso, a meno che non ci siano proprio degli impedimenti particolari, dovrebbe andare così. La vittoria del mondiale del 2026 è per lui possibile al 40%, che sembra poco, ma è tantissimo se pensate a quanti contendenti ci sono e a quanto è lungo il mondiale. La scadenza del contratto di Marquez è l'argomento più caldo di tutti e verrà affrontato secondo me nelle prossime settimane, ancora prima forse dell'inizio del mondiale. In sintesi, Marc non ha vinto di nuovo. Marquez ha dimostrato che il problema non era lui, ma era tutto quello che aveva intorno. Non era lui come pilota, ma era la sua salute. Nel 2026 parte come uomo da battere. Punto. Ok? Bene. Secondo classificato del 2025 è Alex Marquez, posizione finale 2, l'abbiamo visto. Team Gresini Racing, Ducati, Desmo 16, anche lui avrà una moto ufficiale. La possibilità che vinca una gara per lui è del 45%. Ok, sembra basso, ma è veramente tanto. La vittoria mondiale invece lo vede più sfavorito, perché se proprio deve vincere una Ducati, lo sappiamo, non è la sua. E quindi sappiamo perché si abbassa così drasticamente, anche se può vincere più gare degli altri è meno favorito di tanti altri. Scadenza del contratto, vabbè, non è un problema, lui da Gresini starà bene. Secondo nel mondiale, ripeto, questa è la mia opinione, non secondo Marquez, non il secondo dei Marquez, ma secondo nel mondiale e basta. Se Alex Marquez trova il weekend giusto, vince. E io sono d'accordo con le percentuali del sistema. Ok. Terzo classificato nel 2025, Marco Bezzecchi, team Aprilia Racing, moto RSGP. Allora, la possibilità di vincere una gara è elevatissima, vedremo se sarà a farlo anche in presenza di Marc Marquez, 55%, vittoria del mondiale invece 12%, un po' più di Alex Marquez, molto meno di Marc. La scadenza del contratto non è un problema, Bezzecchi è l'unica certezza di Aprilia. Proprio se c'è qualcuno che non si sposta è lui. Bezzecchi, attenzione, questo è il mio pensiero, è diventato quello che Aprilia sperava di trovare da anni, ovvero un pilota che trasforma una buona moto, cioè una con la quale può vincere anche un Espargarò qualsiasi, in una moto vincente. Ok? È il momento di Pedro Acosta, posizione finale nel 2025, quarto, team Red Bull KTM Factory Racing, la moto
la sapete qual è, e possibilità di vincere una gara nel 2026 60%, è molto alta, più di Alex Marquez e più di Bezzecchi. Vi spiego perché. Io sono d'accordo con il sistema, perché dopo tanti anni che ci prova è quasi impossibile che statisticamente non vinca una gara, oltre che per le capacità, anche per il fatto che ci è andato vicino troppe volte e che uno così bravo non può continuare a non vincere così a lungo. La vittoria del mondiale è elevata rispetto anche a quella di Bezzecchi, per motivi di capacità, perché ed è una convinzione anche mia, se lui si sblocca e inizia a vincere le gare, secondo me non si ferma più. La scadenza del contratto, lo sappiamo, è dovuta a un sacco di cose e ne parleremo dopo quando parleremo della Factory. Pedro non è il futuro, Pedro è quello che fa sembrare vecchi tutti gli altri piloti, cioè più che il futuro, è proprio il caposaldo della nuova MotoGP per come deve essere mediaticamente e tecnicamente. Ok, bene, qua punto 5, quinto posto del 2025, il punto dolente e più critico di tutto questo video qua. Francesco Bagnaia, posizione quinto l'anno scorso, team Ducati Lenovo, moto Desmo 16, allora, possibilità di vincere una gara molto elevata, 65%, sappiamo che a parte l'anno scorso è stato quello che ha vinto più gare con la Ducati, quindi, e la Ducati è stata la moto che ha vinto più gare fra le moto, quindi 65% per lui è il risultato offerto dal sistema su cui io sono assolutamente d'accordo. Vittoria del mondiale 2026, 15%, potrebbe essere più alta questa possibilità, ma sappiamo che c'è un problema, e l'85% che il resto della possibilità ce le ha Marc Marquez, che non arrivano a 85 come avete visto, ma comunque sono molto alte. La scadenza del contratto è un altro problema. Bagnaia saprà dove potrà andare quando avrà deciso Marc Marquez. Però va detta una cosa: ha vinto dei titoli mondiali, ok, l'anno scorso è finito quinto, e il 2026, mi perdoneranno i suoi tifosi, per Pecco non è una stagione, è un vero e proprio processo dove potrà essere assolto o condannato definitivamente come pilota. Mi dispiace. Numero 6, posizione 6 del 2025, Fabio Di Giannantonio, team VR46, Ducati Desmo 16, ha una possibilità di vincere una gara altissima, vicino al 40%, perché è uno che ha dimostrato di poterlo fare. Possibilità di vincere il mondiale, basso, 5%. Secondo me il sistema è stato anche molto generoso. Se vincerà una Ducati non sarà quella ufficiale, e se vincerà una Ducati non ufficiale, cosa già molto molto difficile, non sarà quella di VR46. Ha una scadenza di contratto da vedere, ha un contratto con Ducati, si capirà presto che fine sportivamente parlando farà. Di Giannantonio, va detta la cosa più importante, che è questa: ha già fatto la cosa più difficile per lui, cioè restare in MotoGP diventando credibile, che è una cosa che si pensava impossibile per lui, soprattutto dopo il suo debutto, e invece si è risollevato e ha fatto anche molto di più, molto meglio anche del suo compagno di squadra più prestigioso e blasonato a livello di risultati. Ok, il compagno di squadra blasonato a livello di risultati e prestigioso è Franco Morbidelli, settimo posto nel 2025, team VR46, stessa cosa di Giannantonio, possibilità di vincere una gara 30%, dice il sistema. Io non sono d'accordo, penso che la possibilità sia più bassa, ma questa percentuale è alzata dal fatto che anche lui, come Acosta, non ha mai vinto una gara, nel suo caso su Ducati. Ha vinto delle gare in carriera, ma non ha mai vinto con Ducati, e quindi è molto difficile anche a livello statistico che continui a non vincere una gara con la moto stramigliore dell'otto, almeno migliore fino adesso, poi vedremo cosa sarà, ne parleremo. Quindi possibilità di vincere una gara 30%, possibilità di vincere il mondiale, il sistema dice 3%, e secondo me il numero è anche più basso. Non fa rumore Morbidelli, ma quando tutto gira, se non fa casino e non fa del male al prossimo, lui c'è, ok? Ottavo posto, Fermin Aldeguer. Allora, qui siamo bassi come classifica rispetto ad altri piloti che lo hanno preceduto chiaramente, ma il pilota Gresini è la scommessa di Ducati. Ducati l'ha detto apertamente tramite Gigi Dall'Igna,
e la sua Desmo 16 sarà aggiornatissima. La possibilità di vincere una gara per Fermin è del 35%, più alta che per Morbidelli, un po' sotto di Giannantonio, e io non sono d'accordo con il sistema. Per me la percentuale è più alta rispetto a quella di Giannantonio. Posso dirlo? Lo affermo con quasi certezza. Per me è quasi sicuro che vincerà ancora. La vittoria del mondiale è vicino al 4%. Questo è un altro di quei numeri impossibili. Diciamo che va bene, ma insomma è anche un po' utopistico pensarlo. Fermín Aldeguer è un talento grezzo, nel senso che va sgrossato ed è fortissimo. Se non si perde, se impara a non cadere quando non può vincere e a fare i punti sempre, è un pilota destinato a diventare un riferimento per Ducati. Okay. Nono posto, Fabio Quartararo. Qui stiamo parlando di un campione, team Monster Energy Yamaha, vittoria a gare nel 2026, 25%, e secondo me è stato anche un po' alto. Non dipende tutto da lui ma dalla moto. Vittoria del mondiale 2%, e anche qui, perdonatemi, non dipende da lui. Gli scade il contratto. Fabio è ancora un fenomeno. Il problema è che corre contro una realtà tecnica. Il problema è che deve decidere cosa vuole fare nella vita, se vuole continuare a guardare gli assegni o vuole continuare a guardare la gente dall'alto del podio. Fino adesso ha scelto gli assegni, ma le cose cambieranno, vedrete. Ultimo nel senso di 10, decimo, facciamo solo i primi 10 e gli altri più velocemente. Raúl Fernández, tra causa Aprilia. Possibilità di vincere una gara 20%, perché Fernandez ha dimostrato di essere capace di vincere. Possibilità di vincere il mondiale 1%, per non dire 0. Però nel suo caso vincere una gara è già molto importante, è diciamo l'inizio della sua carriera in MotoGP e può aspirare a costruirsela, ok? Anche a lui scadrà il contratto, adesso non mi ricordo esattamente, però non mi sembra uno di quelli che rischia di perdere la MotoGP, come è successo invece prima che iniziassi a vincere le gare. Bene, poi abbiamo due debuttanti. Abbiamo Toprak Razgatlioglu, che arriva dalla Superbike con dei mondiali vinti, va su una Yamaha Satellite che è ancora meno buona della Yamaha normale. Qualcuno dirà, si offenderà, no, sono uguali, va bene come volete. Moto sottoperformante, possibilità di vincere una gara nel 2026 15%. Ma come così alto? Perché è pazzo. È ritenuto forse fra tutti quello che più può metterci del suo sulla moto. Il sistema dice 15%, secondo me la percentuale è un po' più bassa, vicino al 10%, ma non sono i due numeri miei e quelli del sistema così drasticamente lontani. Vittoria del mondiale 0%, mi dispiace, ma secondo me è difficile che un debuttante su una moto satellite di un team, cioè su una moto un po' debole come la Yamaha, di un team satellite, vinca anche il mondiale. Il talento di Razgatlioglu è enorme, il contesto è fortemente limitante, un po' per la sua situazione, un po' per la moto. L'altro debuttante è Diogo Moreira, debuttante che proviene dalla Moto2, con cui ha vinto il titolo all'ultimo momento con una progressione impossibile. È forse uno dei debuttanti più forti di sempre. Va su una moto un po' debole, che è l'LCR di Cecchinello, che poi effettivamente però è l'unica Honda che vince le gare da un po' di tempo a questa parte. Moto sottoperformante ma uscita dalle concessioni. Possibilità di vincere una gara per Diogo Moreira 10%, ok, un po' meno di Razgatlioglu secondo il sistema, e io questa volta sono d'accordo, non gli toglierei nemmeno un punto di percentuale. Vittoria e possibilità nel mondiale, ragazzi, anche lui per i motivi di cui sopra 0%. Cioè, ragazzi, se un debuttante rookie su moto satellite sottoperformante come Honda vince il mondiale al primo colpo, allora ragazzi vuol dire che può succedere qualsiasi cosa, e non è così. Dall'11° in giù vi faccio vedere i nomi. Dal 35% vittoria gara di Binder col 3% del mondiale, al 30% di vittoria Bastianini, 2% mondiale, 25% di Vignales, 1% mondiale. Qui io non sono d'accordo, a Vignales darei qualche punto in più. Con Zarco 15%, 0%. Per me questi sono tutti allo 0%, darei qualche punto di più a Zarco, qualche punto di più a Mir,
a Marini non lo so, a Rins per me è non pervenuto, e Miller è un miracolato dal punto di vista del passaporto. Abbiamo dimenticato qualcuno? Abbiamo dimenticato uno grosso che dovrebbe essere trattato come questi ultimi qua, in quanto è arrivato molto dietro, ma è il campione uscente dell'anno scorso e lo dobbiamo gestire un po' meglio. Jorge Martin, posizione, non lasciamo perdere, stagione compromessa dagli infortuni, casinista dal punto di vista della comunicazione. Aprilia, l'ultimo anno per come la vedo io, stessa moto di Bezzecchi, la possibilità di vincere una gara per lui secondo il sistema è del 45%, secondo me è molto più bassa perché non sono convinto che sia tornato a posto, non per le capacità. Secondo il sistema la sua possibilità di vincere il mondiale è l'8%, secondo me è più bassa, ma se dovesse vincere una gara questa percentuale schizzerebbe veramente, perché vorrebbe dire che si è sbloccato e che quindi è ancora in forma, non è finito. Martin nel 2025 praticamente non ha corso, il 2026 non è una conferma, è un reset, fisicamente è un'incognita, mentalmente è un'incognita, se sta bene è ancora uno dei più veloci della categoria, ma non è sicuro che stia bene, almeno così pensa anche il sistema. Ripeto che il sistema si basa su tutto quello che legge in giro a livello di opinioni e considerazioni, ok? Quindi tendenzialmente cerca il sentiment, e quindi secondo il pubblico Martin non è più quello di prima, ok? Vedremo cosa succede, vedremo se riuscirà a rientrare in carreggiata. Ok, e le factory, perfetto, ve le facciamo velocemente. Ducati, status, riferimento assoluto, la moto lo sappiamo, la moto più completa della griglia, il pacchetto tecnico dominante, anche con la crescita degli altri, la gestione dei piloti è complessa, ma questa è una tradizione per Ducati. Il punto di forza è che la moto vince anche quando non c'è Marc Marquez e quando il pilota non è perfetto. Abbiamo visto che è riuscito a vincere con un sacco di piloti. Il punto critico è che ci sono troppe prime donne da gestire nello stesso box, zero e poi zero, come posso dire, zero concessioni su cui rifarsi, e anche il fatto che gli avversari stanno crescendo in maniera incredibile. Quindi nel 2026 il riassunto per Ducati è questo, che non si deve inventare nulla, deve solo evitare di incasinarsi con le mille paranoie che affliggono il suo box, ok? Poi deciderà di affidarsi a solo Marquez oppure deciderà di farsi ancora le famose pippe mentali con Bagnaia, e questo è un tema che decideranno loro. Aprilia è il vero outsider credibile, l'alternativa con la RSGP, la crescita è stata ammirata, la moto finalmente è matura, il progetto più snello è leggibile, c'è meno confusione, c'è un ordine interno, l'assenza di Martin, posso dire, è stata provvidenziale, mi dispiace, ha restituito all'Aprilia un Bezzecchi maturo e responsabilità alle quali ha reagito bene. Il punto di forza di Aprilia è l'equilibrio telaio, motore, aerodinamica, è una moto equilibrata, secondo alcuni è migliore di quello che addirittura sarebbe Ducati nel complesso, anche se non così performante come Ducati su tutte le piste, però con picchi migliori su alcune di esse. Il mondiale è difficile, ma non è fuori scala. Quello che deve evitare, secondo me, Aprilia è di non sentirsela troppo calda e di credere di essere la vera alternativa come pacchetto a Marc Marquez, perché Marc Marquez nel complesso ha ancora qualcosa in più. Yamaha, ricostruzione avanzata, tanto rischio, tanti soldi, raddoppio delle moto l'anno scorso, recupero tecnico in corso, è una moto ancora sottoperformante, ha un gap evidente su motore e aerodinamica perché il progetto è un po' così, il telaio è il punto fermo, ha una buona guidabilità e una buona precisione, senza potenza però non si vince, e questo è il punto critico. Yamaha lotta per rientrare stabilmente nei primi 5, è ancora lontana, la vittoria è possibile perché è possibile per tutti, l'abbiamo visto, però non è una roba strutturale, cioè Yamaha ha un problema molto importante, deve gestire al meglio possibile i nuovi arrivi, quindi Razgatlioglu, e non deve perdere quello che ha, quindi Quartararo, che deve essere ingolosito a rimanere.
e non andarsene via dopo aver preso solo 3-4 anni di un sacco di soldi. Ok. Bene, Honda adesso rientrata dal regime di concessioni, quindi già vincente, la moto vincente dal punto di vista del morale, cerca il ritorno al risultato, finiscono gli alibi appunto per l'uscita dalle concessioni, la struttura HRC è riorganizzata, ha un approccio più umano vicino ai piloti grazie ad Albesiano, l'approccio è anche più aggressivo, HRC ha notoriamente un sacco di soldi e quindi come punto di forza ha la capacità industriale e la velocità di reazione. Il punto critico è quello legato agli anni di ritardo, che sono tantissimi, e un gap tecnico da recuperare che è ancora importante nonostante l'uscita dalle concessioni. Honda nel 2026 punta al podio, ma come aveva già vinto una gara, punta al podio spesso e la vittoria deve arrivare meno casualmente. Non è più un tabù, va conquistata, ma non deve essere dovuta ad occasioni randomiche, deve essere una vittoria concreta. E in più, mi dispiace, ma Honda deve prepararsi a cambiare piloti, mentre quello buono che ha già preso, ovvero Moreira, va fatto maturare. Però sappiamo tutti che i nomi nel team Honda HRC, i nomi dei piloti, sono scritti un po' a matita. Ok. Bene, adesso l'ultima parte è quella legata alla KTM, che è in un limbo operativo legato alla sopravvivenza sportiva. Questa è la vera strategia, con le risorse economiche ridotte, innegabile, l'incertezza sulla continuità del progetto, una pressione interna altissima e addirittura un'incertezza sulla continuità dello sponsor, che sappiamo essere inquieto, e lo avevamo anche detto su Mr. Helmet. Il punto di forza di KTM paradossalmente è il know-how tecnico. È una moto ben fatta, che cammina, va forte, ha dei problemi, ma è una moto che non ha particolari deficienze, mancanze, se non quella di consumare un po' gli pneumatici, di essere un po' randomica a livello di risultati, un po' sprecona. Ha un grande talento nei piloti che schiera, perché ha Costa, Binder, che sono due forti, ma anche Bastianini e Vignales, questi ultimi due forti e imprevedibili, però c'è un problema. Manca la visione di lungo termine a livello di project management e manca la copertura finanziaria. Ok? Attenzione, perché lo scopo di KTM nel 2026 non è lottare contro Aprilia o Ducati o Yamaha o Honda. No, lo scopo di KTM nel 2026 è quello di dimostrare come squadra corse alla proprietà indiana che il progetto va tenuto in vita, cioè addirittura desiderare quasi che la squadra corse venga scorporata, che sarebbe già una cosa brutta, ma che comunque la farebbe rimanere in vita piuttosto che assistere alla chiusura del negozio. E ricordatevi che KTM, per crisi globale o ridistribuzione delle risorse, ha chiuso già circa una quindicina di volte tutti i suoi progetti al momento del cambio di un regolamento. È successo per la Stock, per la Moto 3, per la Moto 2, per la Superbike, quando è stato, insomma, nell'IDM, ha fatto veramente, anche per la MotoGP tempo fa, ha fatto veramente un sacco di scelte legate a delle milestone temporali. Quindi non mi stupirei che nel 2027 dicesse ciao ciao. Sta al gruppo di lavoro attuale dimostrare che questa cosa non va bene. Il rischio è la chiusura. Quindi il campionato di KTM è su tutto un altro piano. Ok? Bene, detto questo, la MotoGP non premia chi merita. Mi dispiace, ma non è così. Premia chi ha tutto insieme e merita per quello, cioè ci vuole la moto, ci vuole il team, ci vuole lo status, ci vuole il tempismo, ci vogliono i soldi e soprattutto ci vuole un sacco di fortuna nel momento giusto. Nel 2026 Marc Marquez parte davanti a tutti. Gli altri possono fare solo una cosa: rompergli le scatole ogni domenica per la vittoria della gara e cercare gradualmente di cambiare le cose per quanto riguarda il percorso di tutto il campionato. Il mondiale realisticamente invece è un'altra cosa. Cioè, vedendo come è finita la stagione scorsa, però sappiamo che basta che una di quelle situazioni strane, anche brutte ma strane, pensate all'infortunio di Marquez, no, di fine stagione, basta che una di quelle cose tipo quella capiti in un momento piuttosto che un altro
e cambia il destino della situazione anche a favore di qualcuno che non avresti detto mai sarebbe stato vincente. Ok? Quindi tutto può succedere. Voi che ne pensate? Iscrivetevi al canale, abbonatevi se vi va, supportate Mr. Helmet e soprattutto datemi tante opinioni. Oh, questo era un tema facile, difficile non avere un'idea. Ciao Mr. Helmet.